io e Nico Danesi, vabbè, stasera berrete dei vini che facciamo noi. Io e Nico Danesi siamo due tecnici del vino che quando avevano 20 anni, Nico ha 4 anni più di me, avevano un sogno che era quello di produrre del vino. Nel frattempo viaggiavamo in Champagne, in Borgogna, nei territori che realmente sono dei territori e non semplicemente delle macchiette economiche, ma dei veri e propri territori. Viviamo a Brescia, facciamo Franciacorta e in questi anni abbiamo capito che l'applicazione del metodo classico, cioè il metodo con il quale si produce lo champagne in Italia, ma stringendo di più in Franciacorta, è qualcosa che va bene fino ad un certo punto, nel senso se il territorio è l'unica cosa che non è replicabile da nessun'altra parte al mondo e io ho la possibilità di esprimerla in vino, devo partire comunque sia da un frutto maturo. Se voi pensate ad un'arancia coltivata a Palermo ed una coltivata a Milano e le mangiate, coglierete delle differenze solo se il frutto è maturo. Se invece andiamo a raccogliere un frutto acerbo, questo frutto non avrà mai tutte le peculiarità che il territorio può trasferire adesso da un punto di vista organolettico, ma avremo un frutto praticamente uguale. L'applicazione del metodo classico in Italia, aggiungo in Franciacorta che è più corretto, implica questo, cioè implica raccogliere delle uve che hanno un potenziale alcolico di 10 gradi, 10 gradi e mezzo, ma hanno una maturazione fenolica che non è completa. E noi viviamo in un territorio che, a differenza della Champagne, è estremamente variegato, nel senso abbiamo le prealpi bresciane, abbiamo le colline moreniche del lago d'Iseo, abbiamo le piane di Paderno, abbiamo il Monte Orfano, abbiamo dei territori che all'interno di un diametro di 15-20 km sulla stessa uva abbiamo dei tempi di maturazione che variano dai 15 ai 20 giorni, a parità di sesto di impianto, a parità di clone, a parità di porta innesto, e questo che per chi produce metodo classico può essere un qualche cosa da non sottolineare cioè particolarmente, per noi invece è un valore aggiunto. Dicevo, in Franciacorta le uve maturano fenolicamente tra gli 11 gradi e mezzo e i 12 gradi e mezzo. A questo punto, rispetto alla Champagne, dove invece in chiave fenolica maturano tra gli 8 gradi e mezzo e i 9 gradi e mezzo, abbiamo un problema. Se io raccolgo le mie uve mature a 12 gradi e mezzo e poi vado in bottiglia con la mia base, aggiungo zucchero di canna, mi ritrovo con un vino che di gradi ne ha 14 e mezzo e che con la CO2 sarebbe qualcosa di estremamente fastidioso. Raccogliendo un'uva matura a 12 gradi, noi all'interno dell'uva stessa abbiamo tutto lo zucchero che ci serve per far rifermentare il vino, e qui non è un'invenzione nostra, è natura. Cioè se voi pensate al metodo ancestrale, quello con il quale fanno il lambrusco, per esempio, metto il mosto dolce in bottiglia, aggiungo i lieviti, il mio vino mi rifermenta, mi crea una quota di CO2 e il resto di alcol ed è perfetto. E noi siamo partiti da lì, cioè, abbiamo detto ragioniamo in questi termini, raccogliamo un'uva più matura, cioè giustamente matura, e tutti sì, ma poi avrai il problema che avrai un'acidità inferiore, perché più l'uva matura più il grado di acidità si abbassa. Ma quando si fa un metodo classico, a differenza di quando si produce un Barolo o comunque sia un Grande Rosso, dove tu devi andare a concentrare in ogni modo, che sia in pianta, che sia poi in cantina, che sia a livello di pressa, quando si fa un metodo classico è molto meglio avere 150 quintali di uva per ettaro piuttosto che 100, in maniera da avere una curva di maturazione dell'uva ben più dolce, in maniera da poterla gestire meglio, e poi si lavora in pressa. Che cosa vuol dire? La cosa importante è estrarre meno mosto possibile dalle uve. Perché questo?
E noi l'abbiamo capito perché facendo due frazioni di pressa sulla stessa uva, facendo una frazione che equivale al 20% della resa in mosto, vuol dire 100 kg di uva, estraggo 20 litri di mosto. Poi faccio un'altra frazione di pressa dove estraggo altri 40 litri di mosto sempre sui 100 kg di uva. Arrivo ad una resa del 60%. Questi due mosti, messi in due vasche diverse, fermentati diversamente, quando io vado a fargli un'analisi, mi accorgo che il primo mosto ha un pH ben più basso rispetto al secondo e soprattutto quasi 2 punti di acidità in più. Avere un pH più basso vuol dire avere una percezione dell'acidità in bocca decisamente più elevata, e avere 2 punti di acidità in più, questo mi consente di avere un vino che io posso far permanere sui lieviti in bottiglia e anche nel post sboccatura per un periodo molto più lungo. Quindi che cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a raccogliere la nostra uva, abbiamo imparato a pressarla, quindi ad estrarre una quantità di mosto variabile a seconda della tipologia di vino che noi volevamo andare a fare. Abbiamo iniziato a separare dalla nostra massa la quantità di mosto equivalente ai 24 grammi di zucchero per litro che ci servono quando noi arriviamo in bottiglia col vino per farlo rifermentare poi in bottiglia. Lo stesso mosto, non è mosto concentrato, non è mosto preso da altre uve, è il medesimo mosto, è la medesima frazione. Poi che cosa abbiamo detto? A che cosa serve se noi al lato della sboccatura riteniamo che il vino abbia bisogno di 3, 4, 5 grammi, 2 grammi di zucchero, mettere del saccarosio, se non l'abbiamo messo fino adesso? E quindi noi teniamo il mosto surgelato della vendemmia, dell'ultima vendemmia precedente alla sboccatura, e utilizziamo quello. Noi stiamo dando per scontato che voi siete tutti esperti di Vabbè, se non partiamo da come si fa il metodo classico, lo spiego 30 volentieri. secondi, dai, sì. Fantastico. Come si fa il metodo classico?